Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo venerdì 3 ottobre 2025. Questo è Mattino Milan, non c'è il direttore ma c'è Beatrice Sarti. Bea, ciao e ben ritrovata. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, siamo nell'antivigilia di Juventus-Milan, quindi si avvicina un weekend importante per la squadra di Allegri, che è prima in classifica, lo ricordiamo, nel caso vi foste dimenticati, insieme al Napoli e alla Roma. Una sfida particolare per il Milan perché va a Torino, l'ex squadra di Allegri, l'ex squadra di Adrien Rabiot, una Juventus che era partita molto forte, molto forte in stagione, poi è andata incontro a tre pareggi di fila, considerata anche la Champions League, una Juventus insomma che arriva a questa sfida in maniera diversa rispetto alle prime giornate. Parleremo di questo, quindi tra probabili formazioni, Tomori e Stupinian che è stato squalificato, la Juventus stessa. Parleremo poi nella seconda parte di questa puntata anche di Mike Maignan. Prima di iniziare, Bea, come sempre, dobbiamo però fare una cosa, giusto? Certo. Dobbiamo chiedere a tutti voi, se vi va, se ne avete voglia, di mettere like, quindi cliccare il pollicione all'insù, iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare e abbonarvi, perché c'è Sì. questo mega regalo fino al 19 ottobre, avete tempo per abbonarvi alla mezzanotte del 19 ottobre, per abbonarvi perché Radio Rossonera porta un abbonato di voi in crociera, quindi Un premio abbonatevi. enorme, un Avete regalo enorme. un regalone, avete la possibilità, uno insieme a un'altra persona, quindi due posti, un abbonato, di venire in crociera magari con noi. Quindi non perdete tempo e abbonatevi. Non perdiamo tempo neanche noi, Bea, perché dobbiamo parlare di Juventus-Milan. Una sfida, abbiamo detto, appunto particolare, speciale, per tanti protagonisti, da una parte e dall'altra, tanti ex, da una parte e dall'altra, uno su tutti Allegri, mi verrebbe da dire che, insomma, lo ha detto lui stesso al termine di Milan-Napoli, ne ha fatte tante di qua, tante di Sì. là, e quindi, insomma, è un po' la sua partita, ecco. Sì, assolutamente, è stato molto importante per la Juventus, Massimiliano Allegri. Ora è tornato al Milan dopo tanti anni, dopo essersi lasciato con la Juve in maniera un po' particolare, ma più che con la Juve, diciamo con una falange della Juventus, che adesso tra l'altro non è nemmeno più la Juventus, quindi però ecco, è stato un po' un addio particolare. Per lui credo che sarà un'emozione tornare in quello stadio, perché comunque nonostante tutto ha passato un enorme pezzo della sua carriera, e penso che anche molti tifosi juventini gli vogliano ancora bene, perché forse gli ultimi anni sono stati un po' così, però per il resto non si può dire nulla alla carriera bianconera di Massimiliano Allegri. No, esatto, è una partita particolare anche per Adrien Rabiot, che insomma è Sì. stato determinante in questo avvio di stagione per il Milan, che ha tanti bei ricordi anche alla Juventus. Rabiot che dovrebbe essere, salvo diciamo malaugurati eventi, titolare nella sfida di Torino. Chi invece non sarà titolare, Bea, tra le file del Milan, con grandi chance anche qui, è Fikayo Tomori, Mm. perché insomma il fastidio, il risentimento muscolare all'adduttore non è del tutto a posto e quindi potrebbe dare forfait. Al suo posto Coni De Winter nella difesa con Gabbia e Pavlovic. Sì. Il solo Odogu, sperando magari che Tomori riesca in qualche modo a recuperare anche solo per la panchina, altrimenti sarà il solo Odogu come alternativa dietro, come riserva, e con appunto Salmacher, Fofana, Modric, Rabiot confermatissimi, Bartesaghi sulla sinistra, doppia novità, dopo De Winter anche Bartesaghi per la squalifica di Stupinian. Davanti c'è un micro ballottaggio per Nkunku, ma dovrebbe anche qui ripartire la coppia con Pulisic e Jimenez. Su questi due ragazzi, via, quindi De Winter e Bartesaghi giocano per situazioni diverse, ma entrambi sono chiamati a fare già un piccolo salto perché sono titolari in testa alla classifica contro la Juve a Torino.
Sì, sicuramente sarà una prova importante, soprattutto per Bartesagli. De Winter a me quando l'abbiamo visto non è dispiaciuto, sinceramente. Credo che sia anche in un momento diverso di carriera rispetto a Bartesagli. Bartesagli, sai, l'ho visto un po' più tranquillo nel giocare quest'anno. L'anno scorso quando era entrato, però diciamoci la verità, cioè entrare nel Milan nell'anno scorso era complesso per chiunque, figuriamoci per un ragazzo così giovane, che comunque era la riserva di un giocatore come Teo. Quest'anno deve giocare lui per forza perché appunto Stupinian è squalificato dopo l'espulsione rimediata contro il Napoli e è ovvio che è una prova difficile perché la Juventus gioca in casa e è la partita prima della sosta, quindi sarebbe ottimo chiudere con una non sconfitta, diciamo così, perché secondo me se il Milan porta a casa anche un pari a Torino non è male. Ovvio che ti sei fatto la bocca buona dopo aver vinto con il Napoli. La Juve è una squadra che è difficilmente inquadrabile per me ancora in questo momento. La temo meno del Napoli, perché sulla carta la temo meno del Napoli e anche per quello che ho visto fino ad ora in campionato, però staremo a vedere. È chiaro che i difensori sono chiamati a una prova importante, però quest'anno non si parla della difesa come un reparto lasciato solo, no? Abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche in settimana, i difensori comunque stanno rendendo in maniera diversa rispetto all'anno scorso e sono gli stessi, quindi evidentemente qualcosa che funziona anche davanti alla difesa, cioè, ecco. Direi di sì, Bea. La Juventus che dovrebbe, ancora usiamo il condizionale perché oggi sarà una giornata molto importante per due giocatori, uno ancora più dell'altro perché uno è più in dubbio dell'altro, dovrebbe recuperare Bremer e Khéphren Thuram, che è quello un pochino più in dubbio dei due, ma potrebbe farcela. Gatti invece un pochino più difficile in una squadra che in questi uomini, tra l'altro, perché sono stati i più importanti finora dall'inizio di stagione, ha un po' le certezze. Bremer, nonostante la difesa abbia preso tanti gol, Khéphren Thuram, che è un centrocampista davvero di alta qualità, e Gatti anche che in difesa rispetto magari ad altri si sta comportando bene. Davanti, al netto delle difficoltà con David, che era partito bene, poi si è un po' diciamo offuscato, Vlahovic che era partito bene e forse per altri motivi sta giocando un po' meno, e Openda che ancora deve trovare la quadra. Al netto di questi tre c'è un Kenan Yildiz che può risolvere le partite da un momento all'altro, no? Sì, l'attacco della Juve è molto, diciamo, aperto ancora, no? E, tra l'altro penso che, parentesi, chi ha preso giocatori della Juve al fantacalcio non se la stia passando benissimo perché è davvero difficile. Ecco, forse Kenan Yildiz è la vera certezza, perché per il resto David, Openda, Vlahovic ancora non è chiaro chi sia il titolare della Juventus. Poi è ovvio che quando hai la Champions League è tutto molto variabile, vero? Però se ti dovessi oggi dire David il titolare inamovibile della Juve, non te lo dico. Uguale di Vlahovic, a maggior ragione di Openda, quindi è ovvio che hanno tante soluzioni lì davanti, però è ancora una squadra che non ha trovato la sua identità. Siamo solo a ottobre, per carità, mi dirai, non è l'unica, vero? Però diciamo che era partita molto bene e in questo momento si sta andando un po' a perdere in qualcosa la Juve. Però siamo inizio stagione, come inizio stagione per il Milan, inizio stagione per tutti. Esatto. Vi aspettiamo, dicevo, si era leggermente bloccato l'audio. Vi aspettiamo come sempre, ragazzi, per il post partita di Juventus Milan, perché sarà una partita molto interessante. Poi c'è la sosta, quindi sarà già tempo dei primi bilanci, dei primi giudizi. E quindi il post partita alle 22:50 circa 22:55 di Juventus Milan, sempre su questo canale, su tutti gli altri canali, sia oggi con Lance Talk, sia sui nostri social. Ci sarà il classico avvicinamento, ci sarà la top 11 combinata di Milan Juventus, quindi seguiteci anche su Instagram, guardate gli shorts e su TikTok. Arriviamo all'altro tema, quello che riprende anche un po' il titolo di questo mattino Milan, perché torna in banco la questione Maignan.
Sì. ieri Matteo Moretto ha parlato della soluzione più plausibile insomma, a suo modo di vedere, in base alle notizie che ha, e riguarda un addio di Maignan al Milan o a giugno per la fine del contratto, ricordando che da gennaio Maignan può già firmare i precontratti con qualsiasi squadra, o addirittura a gennaio, perché magari il Milan si potrebbe anche mettere in testa di provare a monetizzare un minimo, no? Io ho scritto nel titolo che errore, perché avrei sperato, e un po' ci spero ancora, anche se diciamo che le notizie non vanno verso questa direzione, che si lavorasse per ricucire totalmente lo strappo con Maignan. È ovvio che servirebbe e serve un lavoro lungo da parte soprattutto di Glitare, e quindi forse ormai è troppo tardi. Guarda, quello che mi dispiace della situazione di Mike è che ti aveva detto sì in un momento veramente pessimo del Milan, perché Maignan ti aveva detto sì quando l'anno scorso eravamo ottavi con Fonseca in autunno verso l'inverno, diciamo così. Prima della fine dell'anno Maignan aveva già dato la sua disponibilità a rinnovare e il momento del Milan non era bello, non era come ora, no? E quindi questo dimostrava il suo attaccamento a questa maglia, a questi colori, a questo progetto, a questa città. Ed è un peccato questo. Poi il Milan si è tirato indietro, tra l'altro anche con metodi per me non molto simpatici, nel senso che comunque si è sottolineato in diversi giornali quanto fosse calato Maignan, no? Non so se ti ricordi, cosa non carina, perché a parte che tutti i giocatori possono attraversare dei momenti più o meno belli, ma soprattutto con il Milan dell'anno scorso andare a puntare il dito sul portiere che ti aveva appena detto sì a un rinnovo di contratto con te che sei stato ottavo praticamente quasi tutti i mesi della stagione. Serve un lavoro di Tare e di Allegri che magari può dare un contributo. L'ha fatto sentire importante sin dall'inizio Allegri, no? Io onestamente, se ti devo dire la verità, se il Milan arriverà a giocarsi davvero il campionato, cosa che spero vivamente, della monetizzazione a gennaio non me ne frega niente. Qui parlo da tifosa, cioè se io mi sto giocando il campionato, va bene che il ruolo del portiere è sempre un ruolo iper sottovalutato, perché tanto vabbè si può giocare con qualsiasi portiere, che da sempre è il ruolo più sottovalutato, per me no, però vabbè è un dato di fatto, no? Che nel mondo del calcio il ruolo del portiere è sempre sottovalutato. Ma se mi sto giocando il campionato, a gennaio non vendo Maignan. Io, poi per carità, non sono io che dirigo il Milan, quindi faranno quello che vogliono, però se mi sto giocando il campionato, Maignan me lo porto fino a giugno. Monetizzerò zero? Pace. Però se mi aiuta a vincere il campionato, io me lo tengo. Così come che No, sì, no, mi ha ma infatti aiutato a vincere il campionato nel 2022, per carità, situazioni diverse, però se Mike Maignan mi può aiutare a vincere il campionato, io mi sto giocando il campionato, non lo vendo a gennaio. A parte che non so quanto puoi monetizzare a 4 mesi dalla fine del contratto, ma al di là di quello proprio cioè, mi concentro sull'obiettivo. Se il Milan si sta giocando il campionato, io Maignan me lo tengo. Tra l'altro c'è un'altra analogia, Bea, con Chessy, no? Perché entrambi erano capitani. Cioè, Maignan è capitano, Chessy era capitano, un po' un capitano particolare, no? Perché c'era tanto quella regola delle presenze, no? Della Sì. longevità, che probabilmente c'è ancora oggi, però Maignan è riconosciuto anche come leader un po' da tutti quanti nello spogliatoio, e soprattutto già Maignan ci ha messo la pezza in questo inizio di stagione, perché quelle critiche che erano arrivate, anche dovute a qualche prestazione un po' sottotono di Maignan della scorsa stagione, un po' eccessive forse, ma comunque c'erano state, sono state spazzate via da questo inizio di stagione di Maignan, che già è stato decisivo. Vedremo come andrà a finire, continueremo a raccontarvi gli aggiornamenti nella speranza che ci possano essere magari delle svolte di un altro tipo, perché per me, ripeto, sarebbe un grave errore. Poi, se Mike ormai ha deciso, ed è una decisione sua, perché lo conosciamo, aveva detto sì, c'erano state le strette di mano, mancava solo le ufficialità,
se poi fai una roba del genere a Maignan, che Maignan a quel punto dica Ma ok, chiunque, Harry, cioè no, chiunque. esatto, chiunque, soprattutto un professionista come Maignan, se la decisione lui l'ha già presa, rispettabile, ecco, mi verrebbe da dire, rispettabile, anche se purtroppo andrebbe contro al livello del Milan, perché poi trovarne uno a livello di Maignan non è semplice. Bea, siamo arrivati in chiusura, vi diamo appuntamento alle 13 con Lancia, alle 16 col Talk su tutti i nostri social. Grazie Bea, ciao. Grazie a voi, a dopo.